Ciao a tutti, siamo qui oggi con Simone De Romedis, atleta classe 2000, correggimi se sbaglio. Giusto. Quest'anno secondo posto in classifica generale di ski cross, quindi si potrebbe definire un'annata veramente eccellente. Quindi Simone, benvenuto innanzitutto, è un Grazie. piacere averti qui, che tu sia parte del team Level. Vogliamo iniziare raccontandoci un po' come è andata la stagione, facendo un po' un sunto di questa stagione. Come hai detto te, è stata una stagione super positiva. Ho trovato, diciamo, rispetto agli altri anni un po' più di costanza, che comunque da noi non è per nulla scontata, avendo, diciamo, 4 persone che corrono insieme. I risultati non dipendono solo da te, ma anche da chi ti sta intorno, per cui il fatto di essere riuscito a concludere con costanza ogni gara, insomma, è stata la soddisfazione di quest'anno. E sì, secondo posto in generale, 10 podi. Ho fatto anche, diciamo, il record di podi in una stagione, quindi sono super soddisfatto. Purtroppo verso fine stagione ho fatto una brutta caduta in Canada, la terzultima gara, che mi ha un po' tagliato le gambe per la lotta della overall, però dai, comunque in generale sono soddisfatto. Ecco, se tornassi indietro, chiaramente non ti chiedo cosa avresti cambiato, ma c'è magari una gara che avresti voluto fare meglio? Ma allora, diciamo, quello che avrei cambiato sì è l'approccio di questa gara in Canada, dove ho avuto sta caduta, però lì, insomma, è una cosa che fa parte dello sport e col senno di poi è troppo facile dirlo. La gara che veramente avrei invece tenuto a fare meglio sarebbe stata la prima gara di San Pellegrino. Abbiamo avuto 2 gare in un weekend a San Pellegrino, quindi era la prima volta che proprio correvo a casa, e lì secondo me ho un po' sentito magari la pressione del pubblico di avere tanta gente rispetto al solito che guardava. Comunque ci tenevo tanto a far bene, insomma mi è un po' sfuggita di mano la situazione, quindi se potessi rigiocare una gara rigiocherei sicuramente quella. Poi il secondo giorno è andata benissimo, ho fatto secondo e quindi dai, weekend abbiamo portato a casa, però la prima gara mi è rimasta un po' il sassolino nella scarpa. Bene, facciamo un piccolo passo, cioè un piccolo grande passo indietro. Sei un fortissimo atleta di ski cross. Come sei arrivato a questa disciplina? Perché non è una disciplina super conosciuta, è una disciplina che comunque penso che anche a livello di allenamento non è facilissima da praticare. Quindi come ti sei avvicinato a questa specialità? Non è una disciplina super conosciuta, particolarmente in Italia. Diciamo che all'estero è già da un po' che comunque ci pedalano, essendo disciplina olimpica già dal 2010. Noi siamo arrivati, diciamo, una decina d'anni dopo ad essere competitivi, però meglio tardi che mai. E io ho cominciato per gioco, perché con un amico, con un compagno di ciclab a 15 anni mi sembra, abbiamo partecipato al Trofeo Topolino, che si teneva a Folgaria, quindi vicino a casa mia. Così per gioco siamo andati giù a fare sta gara. Era la qualifica italiana per poi la gara internazionale del Topolino, era andata molto bene, ci eravamo qualificati entrambi. Poi siamo andati a fare l'internazionale, lì ho conosciuto gli allenatori della nazionale, ho conosciuto un po' di gente, ho avuto un po' di contatti e vabbè, prima cosa, in quel weekend lì mi sono proprio reso conto che quello era quello che volevo fare. Insomma, ho detto pali, sci, tempi, via, non ne voglio più sapere di quella roba là. Io voglio correre stile motocross con altre 3 persone in giro e fare quello. Era quello che veramente mi ha colpito e mi ha rapito di questa disciplina. E niente, da lì insomma è stato un po' un succedersi di eventi. Ho cominciato a fare qualche allenamento con la nazionale, che comunque all'epoca era paragonabile a uno sci club di adesso praticamente, quindi era tutto molto un work in progress, si stava creando il movimento e niente, io ho continuato, ho fatto un paio di stagioni da privato, poi io sono entrato in squadra e da lì in poi diciamo ho avuto dei buoni risultati intorno al terzo, quarto anno in cui correvo, e da lì in poi è andato tutto a susseguirsi. Ti mancano un po' le altre discipline o proprio non ne vuoi neanche sentir parlare? Quello che mi brucia un po' è non aver mai fatto discesa libera, perché avendo fatto il cambio prima dei 16 anni non ho mai avuto occasione di fare gare veramente serie di discesa libera. Ho fatto qualche super G da ragazzi allievi, però sappiamo benissimo che insomma anche soprattutto negli ultimi anni diventano sempre più facili, sempre meno estremi, quindi ecco, l'unico rimpianto è stato quello di non aver mai corso in discesa libera, perché è una disciplina che sarebbe piaciuto provare, ecco, quello sicuramente. Abbiamo ancora tempo, magari. Sì, beh, non è da escludere che in un futuro potrai provarla
la discesa libera. Mentre passando a un altro topic, questo è un anno un po' particolare. È la tua seconda Olimpiade, correggimi se sbaglio, ma Sì, i conti giusto. dovrebbero essere giusti. Sì, sì. Cosa ti aspetti? Sicuramente già l'Olimpiade di per sé è un evento enorme, è una cosa più grande di noi atleti, più grande di tutti, è una cosa che magari prima di correre all'Olimpiade non avevo veramente realizzato, ma quando sono andato a Pechino mi sono reso conto veramente di quanto è grande l'evento dell'Olimpiade. Averlo in casa è ancora di più, insomma, è ancora più importante far bene, ci tieni ancora di più, quindi quello che cerco di fare io è di non mettermi troppe pressioni, quindi è chiaro che non è facile, però cercare di vederla come un'altra gara. Alla fine, se ci pensi, gli avversari sono quelli, la pista è quella e come vinci un'altra gara puoi vincere anche quella, per cui io cerco di vederla così mentalmente, più per rimanere tranquillo con me stesso. Poi allo stesso tempo mi rendo conto che fare bene alle Olimpiadi è importantissimo, prima cosa per me, seconda cosa per la squadra, per la nazione, per tutti. È importante insomma per formare quella giornata là, però come avevo detto prima il nostro è uno sport in cui non dipende tutto da te, perché le persone che ci sono in giro possono fare la differenza, come per esempio mi era successo anche a Pechino. Ero veramente in forma quella giornata lì, ero quello che partiva più forte. In semifinale ero primo fino alla penultima curva, nella penultima curva mi hanno centrato da dietro, ho perso velocità, mi hanno superato in due e lì sono rimasto fregato, sono rimasto nella finalina. Però insomma, toccando ferro, sappiamo che le possibilità ci sono e quindi bisogna sfruttarle e sperare di raccogliere. Cosa cambia, almeno, o se cambia qualcosa nella preparazione atletica nell'anno delle Olimpiadi? Direi che la preparazione rimane sempre la stessa. Alla fine l'Olimpiade è una tappa in più nel calendario che già c'è, per cui non facciamo niente proprio di particolare per l'Olimpiade. Magari poi durante la stagione cercheremo magari di conservare un pochino le energie per arrivare lì più freschi possibile, però sono tutte cose che io suppongo al momento, poi vedremo come gestirla strada facendo o come gli allenatori vorranno gestirla strada facendo. Mentre a livello di preparazione, dato che siamo nella stagione estiva, in cui di base non siete ancora sugli sci, raccontami un po' la tua giornata tipo. Cosa fai, come ti alleni, se fai qualcosa che proprio non c'entra nulla con lo sci o con l'allenamento, quando stacchi, come stacchi, insomma, qual è la giornata tipo di Simone in un classico lunedì di luglio? La giornata tipo è un po' difficile dirtela perché varia di molto, però dai, essendo realisti comunque noi la preparazione, diciamo il focus della preparazione è comunque il lavoro in palestra coi pesi, per cui il pomeriggio, diciamo, io le mie 2-3 ore in palestra me le faccio e quello, diciamo, è la parte principale di tutta la preparazione. Durante la mattina, un po' in base ai giorni, o esco in bici per fare lavori di cardio, quindi magari in questo periodo facciamo ripetute, mentre nei mesi passati facevamo più lavori di fondo, un po' più lunghi. Insomma, dal lunedì al venerdì più o meno la vita è così, e poi il sabato e la domenica o riposo o svago. La cosa più difficile per me è sempre fare il riposo, perché anche ieri sono stato a girare con il go-kart, quindi tutto il giorno a girare con la trottola, che anche se c'hai il motore comunque fatica ne fai anche troppa. O se no, comunque la mia grande seconda passione oltre allo sci è il downhill con le bici, che ho sempre portato avanti già sin da giovane. Anzi, ho avuto periodi in cui ero più competitivo in bici che con gli sci, a dir la verità. E niente, quello comunque io lo vedo come uno svago, ma anche come una parte fondamentale del mio allenamento, perché secondo me ci sono un sacco di similitudini tra il downhill e lo ski cross, perché c'hai comunque i salti, hai le paraboliche e hai la velocità, impari un po' a gestire quelle cose lì. E diciamo che anche in estate ti tieni un po' l'occhio allenato sulle misure dei salti, sulle velocità, su quelle cose là. E poi comunque è un divertimento, è uno sfogo. Che rapporto hai in generale con lo sport? Io sono cresciuto in una famiglia di super sportivi, quindi mio papà e mia mamma entrambi hanno sempre praticato un sacco di sport, non a livelli altissimi, quindi tutto a livello di hobby o comunque di divertimento, per cui da piccolo io sono cresciuto sempre con la filosofia di più sport fai meglio è, quindi andavamo a fare surf, andavamo a arrampicare, andavamo in montagna, andavamo in bici, a sciare, qualunque cosa, tutto, insomma ho provato un po' di tutto, e secondo me insomma apprezzo che mio papà principalmente mi abbia fatto fare questo percorso, perché quello in cui credo è la multidisciplinarietà, quindi secondo me più sport uno porta avanti, soprattutto nella giovane età,
più bagaglio di esperienza si riesce a fare e più completo sarà come atleta, mentre magari vedevo dei compagni di squadra o amici che erano lì focalizzati magari nel ciclismo ancora di più che nello sci, se devo dire la verità, lì bam 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 fare chilometri, perché comunque da giovani ho corso con le bici da strada dai 6 ai 13 anni, per cui ne ho viste già, era gente già che a 10-12 anni si sparava allenamenti di 80, 90, 100 chilometri lì bam 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 martellare, e se guardi adesso non sono andati da nessuna parte, la maggior parte, insomma. Quindi più ti tieni le strade aperte, più strade aperte ti tieni e più vai a variare, secondo me più probabilità hai anche di succedere in uno di questi sport, perché uno aiuta l'altro e l'altro aiuta l'uno, quindi io sono di questa idea sullo sport in generale. E invece riguardo il tuo sport, facendo tantissime trasferte, comunque focalizzando la tua vita su quello, ti dispiace a volte o sei contento di questa routine che ti sei creato? Ti manca qualcosa? Inizialmente, quando cominciavo a fare questo sport, la vedevo come se riesco ad avere un qualcosa che mi permette di girare il mondo, di fare quello che veramente mi piace e di in qualche modo tirare avanti, io sono già contento, per cui partendo con questa filosofia qua, diciamo che adesso, guardandomi indietro, ha funzionato. È chiaro che in alcuni momenti, insomma, quando sei via per settimane, mesi, può diventare pesante, però io credo che se veramente quello che fai è quello che veramente ti piace, perché io personalmente fare ski cross è la mia cosa preferita, per cui non mi stuferei mai di farlo. E se le condizioni sono quelle e veramente quello che fai ti piace, allora non ti viene mai a pesare. Poi la cosa che secondo me gioca anche un ruolo fondamentale è il rapporto con la squadra, e nel mio caso io ho un rapporto fantastico con la mia squadra, ci troviamo veramente bene, andiamo tutti d'accordo, e quello comunque fa tanto, perché quando vedi di più loro che i tuoi genitori, che la tua famiglia, diventano loro la tua famiglia, per cui diciamo che ho la fortuna e il privilegio di avere delle persone intorno che non mi fanno assolutamente pesare lo stare via da casa e tutto ciò che consegue. Sì, è comunque una vita che penso richieda tantissimi sacrifici, come dia tantissime soddisfazioni, cioè soprattutto a livello agonistico. Ecco, proprio a livello agonistico, che tipo di agonista sei? Sei uno di quelli che ha bisogno la sfida per rendere al meglio, o sei uno che va più in crescendo, insomma, che è un po' più un diesel? Quello che ho notato è che io sotto pressione generalmente lavoro meglio. Da noi, a differenza magari dello sci alpino classico, il giorno prima della gara tu fai la qualifica, che è una run a tempo, prendono i migliori 32 tempi e in base a quello creano le batterie. Quindi tu la sera prima hai un foglio e sai già le altre 3 persone con cui devi andarti a sfidare. È ovvio che nei primi 30 in Coppa del Mondo di scarso non c'è nessuno, però c'è magari qualcuno che preferisci o preferisci meno avere. E una cosa che ho notato è che quando io mi trovo il giorno prima e guardo la bracket list, le batterie, e vedo che ho 3, non voglio dire scarsi, però comunque magari un po' più facili idealmente, è matematico che faccio una qualche cappellata e la butto via. Invece quando becco 3 che dico questa potrebbe perfettamente essere già una finale, già agli ottavi, 9 volte su 10 mi va meglio. Quindi insomma ti potrei rispondere che preferisco la sfida, preferisco già partire duro, e una volta che parti duro dagli ottavi, se superi gli ottavi il resto viene di fila. La prima batteria è sempre la più dura, però sì, alla fine devi anche essere consapevole che puoi vincere e puoi andare bene per riuscire veramente ad andare bene. Ce la fai ad andare a sciare senza essere competitivo? Non è facile andare a sciare senza essere competitivo. Diciamo che anche magari le giornate di freeride, che a parte che ultimamente sono come delle mosche bianche, però quando capita, se sei con gli amici e così, la sfida di io salto di là, tu salti da quello più grosso, io salto da quello ancora più grosso, parte sempre. Diciamo che secondo me è proprio nel DNA di un atleta quello di essere competitivo, di voler sempre spingere la stina un po' più in su e un po' più in là. Quindi sì, è difficile per me non essere competitivo durante una qualunque tornata di sci. Dato che lo ski cross è una disciplina in cui c'è anche molto contatto fisico, perché capita più volte che vi prendete dentro, insomma, noi siamo produttori di guanti, tu sei utilizzatore di guanti, quindi ti dico, questo tipo di attrezzatura quanto è importante? Vuoi chiedermi se funzionano bene a dar pugni o... Anche per sciare,
No, no, sicuramente c'è un fattore anche di protezione personale, perché quando sei uno attaccato all'altro, comunque il rischio di toccarsi con le lamine degli altri atleti è che c'è, e su questo devo dire che con Level mi sono sempre trovato da Dio, tengono bene anche come è durata negli anni. I guanti li trattiamo abbastanza male, perché quando partiamo dal cancelletto di partenza tu ti tieni due manopole con tutta la forza che hai, e sono delle manopole di ferro ruvide, e quando tu tiri si mette tutta l'energia, per cui lì hai bisogno di un materiale performante che non si lasci andare, ma che ti tenga fisso. E anche da quel punto di vista là devo dire che con Level mi sono sempre trovato da Dio. Per la nostra disciplina, secondo me, è la cosa migliore che puoi avere, il miglior materiale che puoi avere. Noi quest'anno abbiamo sviluppato la nostra comunicazione, quella degli atleti, sulla tematica del Your Next Level, quindi il tuo next level. Qual è il tuo next level per il prossimo anno? Allora, next level, diciamo che adesso a questi livelli vai veramente a limare i millesimi, però insomma, il next level direi che è rimanere su questa linea di lavoro, per cui cercare sempre la costanza, cercare di martellare ogni gara, e insomma next level sarebbe l'Olimpiade, ovviamente. Quello è l'obiettivo dell'anno prossimo, però sono un po' scaramantico a riguardo, per cui non voglio dire altro a riguardo, però si sa che l'obiettivo è quello. Come si dice ogni tanto, non succede, ma se succede. Esattamente, hai colpito il punto.